Namaste. In questa breve pratica di circa 30 minuti andremo a preparare il corpo e la mente al riposo, quindi andremo piano piano attraverso l'uso del respiro e movimenti lenti e consapevoli a sciogliere tutte le tensioni sia fisiche che mentali che abbiamo accumulato durante la giornata di oggi. È una pratica adatta a chiunque, anche a chi non ha mai fatto yoga prima, e seguite le mie istruzioni e cercate comunque di trovare piacere in ogni movimento. Non dovete mai sentire fastidi o tensioni nel vostro corpo. Iniziamo. Ci sediamo sopra i talloni con le ginocchia piegate ed unite. Andiamo a appoggiare una mano nell'addome e una mano al centro del petto. Troviamo la schiena dritta, le spalle rilassate. Andiamo a chiudere gli occhi solo per qualche istante per centrare la nostra attenzione. Iniziamo a fare dei respiri profondi attraverso le narici. Vogliamo respirare sempre attraverso il naso e cerchiamo di prendere consapevolezza dell'appoggio della mano sulla pancia e dell'altra sul petto. Cerchiamo di portare il respiro nella pancia. Quando inspiriamo la pancia si espande. Quando espiriamo la pancia si abbassa, contraendosi dolcemente. Con ogni espirazione rilassiamo un po' di più il corpo, lasciamo andare i muscoli intorno al collo, le spalle. Rilassiamo anche il viso, distendendo la fronte, le sopracciglia, le tempie. Lasciamo andare la mandibola, molto spesso accumuliamo tensioni nella bocca. E con ogni ispirazione vogliamo sentire un senso di espansione all'interno della colonna vertebrale. Con ogni espirazione ci radichiamo di più al suolo, percepiamo l'appoggio delle ginocchia. E lentamente lasciamo andare le braccia ai lati del corpo, apriamo gli occhi. Inspirando andiamo a sollevare le braccia verso l'alto, allungando la schiena, aprendo il petto verso l'alto. Ed espirando uniamo i palmi e scendiamo con le mani per la linea centrale, scendendo anche con il mento per allungare le vertebre cervicali. Inspirando di nuovo solleviamo le braccia, allunghiamo la schiena. Ed espirando scendiamo di nuovo con le mani al centro del petto, mentre il mento si avvicina al petto. Lo ripetiamo altre 2 volte. Inspiro. Espiro, scendo. Inspiro. Ed espirando scendiamo. Andiamo ad intrecciare le dita delle mani e rovesciamo i palmi verso il soffitto, allungando la schiena, spalancando il petto verso l'alto. Espirando curviamo la schiena spostando le braccia di fronte al petto, lo sguardo si sposta verso l'ombelico. Inspirando apriamo il petto verso l'alto, le scapole si avvicinano alla colonna. Espiro curvo, spingendo i palmi in avanti, le scapole si allontanano. L'ultima volta inspiro. Espiro.
Ritorniamo con i palmi al centro del petto, la schiena dritta, andiamo a distendere le braccia ai lati delle spalle, lentamente ci incliniamo verso il lato destro, poggiando la mano destra al suolo, mentre il braccio sinistro si allunga verso l'alto, percepiamo l'allungamento del lato destro del corpo, mantenendo la spalla destra lontana dalle orecchie. E attivando l'addome ritorniamo con le spalle sopra le anche e cerchiamo di inclinare verso l'altro lato. Allunghiamo il braccio destro verso l'alto. 2 respiri profondi. E ritorniamo al centro. Lentamente portiamo le mani di fronte, ci spostiamo in quadrupedia, sistemiamoci le mani sotto alle spalle e le ginocchia sotto alle anche, le dita delle mani sono ben aperte. Inspirando andiamo ad aprire il petto in avanti e espirando, spingendo i palmi, andiamo a curvare la schiena. Di nuovo inspiro, apro il petto, percepisco le scapole che si avvicinano alla colonna ed espiro di nuovo, curvo. Torniamo con la schiena neutrale, lo sguardo tra le mani e andiamo a distendere la gamba destra indietro, la solleviamo dal suolo, il piede destro è attivo, bene a martello. Andiamo a piegare il ginocchio destro avvicinando il tallone verso il gluteo destro e dolcemente iniziamo a fare le circonduzioni del ginocchio scendendo verso il basso e aprendolo lateralmente. Vogliamo sciogliere l'anca destra cercando di raggiungere la nostra massima mobilità. E di nuovo andiamo a distendere la gamba destra indietro e proviamo ad andare sui polpastrelli della mano sinistra, sollevando il palmo. Se ce la sentiamo possiamo provare a distendere il braccio sinistro al di là della testa, mantenendo il collo lungo, lo sguardo al suolo, il respiro fluisce ancora in maniera lenta e profonda. Iniziamo ad attivare il centro del corpo e lentamente riportiamo la mano al suolo e il ginocchio al pavimento. Inspirando apriamo il petto in avanti ed espirando curviamo. Di nuovo inspiro in arco dolcemente. Espiro, curvo. Torniamo con la schiena dritta e andiamo a distendere la gamba sinistra indietro, solleviamola dal suolo, pieghiamo il ginocchio sinistro avvicinando il tallone al gluteo e ripetiamo delle circonduzioni in quest'altro lato, scendendo con il ginocchio e aprendolo lateralmente. Osserviamo i micro movimenti delle spalle. E di nuovo andiamo a distendere la gamba indietro. Proviamo a sollevare il palmo destro spostandoci sui polpastrelli della mano destra. O se riusciamo distendiamo il braccio al di là della testa. Con ogni ispirazione ci vogliamo allungare e con ogni espirazione percepiamo la contrazione dell'addome. Lentamente riportiamo la mano, il ginocchio sinistro al pavimento. Andiamo ad allontanare leggermente le mani, un po' più in avanti delle spalle. Puntiamo i piedi al pavimento e andiamo a sollevare il bacino per andare nel primo cane, faccia in giù. Possiamo piegare un ginocchio alla volta per distendere piano piano il retro delle gambe. Non vogliamo tenere i piedi troppo vicini tra di loro, sono alla larghezza delle nostre anche
le mani spingono il pavimento, la schiena vuole allungarsi, gli ischi vogliono andare verso il soffitto, mentre il collo rimane sciolto, rilassato. Potete provare a muovere dolcemente la testa. E lentamente portiamo lo sguardo in avanti e facciamo dei piccoli passettini verso le mani per spostarci di fronte al tappetino. Arriviamo con i piedi paralleli sotto le anche, incrociamo i gomiti e lasciamo sciogliere la schiena verso il basso, piegando le ginocchia. Possiamo dondolarci a destra e a sinistra per sciogliere le tensioni nella zona lombare, lasciamo la testa pesante, percepiamo l'apertura del retro del corpo, e lentamente lasciamo scendere le mani al pavimento, pieghiamo le ginocchia, sentiamo la pressione dell'addome sopra le nostre cosce, aprendo le braccia lateralmente, spingendo i piedi al suolo, torniamo in verticale, allungando le braccia verso l'alto e unendo i palmi scendiamo con le mani al centro del petto, percependo i piedi che si radicano al suolo. Andiamo ad unire gli alluci, i talloni rimangono leggermente distanziati. Inspirando solleviamo le braccia verso l'alto, aprendo il petto, ed espirando pieghiamo le ginocchia mentre scendiamo con la schiena verso il basso, poggiamo le mani a terra, lasciamo andare il collo. Inspirando allunghiamo la schiena a metà mentre le mani scivolano lungo le gambe, ed espirando lasciamo andare di nuovo la schiena, pieghiamo le ginocchia. Inspirando pieghiamo le ginocchia, apriamo le braccia, spingendo i piedi al suolo, torniamo, uniamo i palmi, allunghiamo la schiena, ripetiamo altre 2 volte, espirando scendiamo in avanti, svuotiamo completamente i polmoni. Inspiro, allungo la schiena a metà, sguardo in avanti, le spalle si aprono, espiro, sciolgo, inspiro, affondo il bacino, apro le braccia, spingo i piedi e risalgo con la schiena, allungo, l'ultima volta, espiro, scendo, inspiro, allungo, espiro, sciolgo, è un movimento che non si ferma mai. Inspiro, piego le ginocchia, apro le braccia, ritorniamo. Ed espirando di nuovo scendiamo con la schiena, questa volta rimaniamo giù. Inspirando allunghiamo la schiena a metà. Ed espirando portiamo le mani al pavimento e portiamo la gamba destra indietro, appoggiando il ginocchio destro al suolo. Troviamo l'allineamento del ginocchio sinistro sopra la caviglia sinistra e spingendo il piede sinistro al pavimento andiamo a sollevare le braccia unendo i palmi, intrecciando le dita, gli indici vogliono andare verso l'alto e lentamente lasciamo andare il bacino in avanti, allungando l'anca destra, le spalle si rilassano. Inspirando allunghiamo la schiena verso l'alto ed espirando lasciamo andare le mani al suolo, all'esterno del piede sinistro, spostando il peso in avanti, spostiamo il piede destro vicino al sinistro. Inspirando allunghiamo la schiena a metà, espiro, sciolgo, inspiro, piego le ginocchia, apro le braccia, ritorniamo. Ed espirando di nuovo lasciamo sciogliere la schiena verso il basso, ripetiamo dall'altro lato. Inspiro, allungo,
Espirando, mani al pavimento, piede sinistro indietro, accompagno il ginocchio sinistro a terra, spingendo il piede destro, inspirando solleviamo le braccia, spingiamo il piede destro a terra ed espirando lasciamo andare il bacino in avanti mentre sciogliamo le spalle. Inspiro, mi allungo, apro il petto verso il soffitto ed espirando lasciamo andare le mani all'esterno del piede destro, riportiamo il piede sinistro vicino al destro. Inspiro, allungo la schiena a metà, espiro, sciolgo. Inspirando pieghiamo le ginocchia, spingiamo i piedi, risaliamo, apro il petto e di nuovo espiro, scendiamo verso il basso. Inspiro, allungo la schiena a metà. Espirando questa volta appoggiamo le mani al pavimento, spostiamo un piede alla volta indietro per andare in un plank. Lasciamo le spalle sopra i polsi. Se questa posizione è troppo intensa potete poggiare le ginocchia a terra, ma vogliamo mantenere l'attivazione dell'addome. Il respiro continua a fluire. Lasciamo il collo rilassato, il viso rilassato. E alla prossima espirazione poggiamo le ginocchia a terra e piegando i gomiti accompagniamo il petto al pavimento, svuotiamo completamente i polmoni. Inspirando attivo i glutei, spingo il pube al suolo e sollevo le spalle, i gomiti rimangono vicini al corpo. Espiro, rilasso, ripetiamo altre due volte la posizione del cobra. Inspiro, apro il petto, espiro, sciolgo, l'ultima volta espiro, rilasso, puntiamo i piedi, ci spostiamo in quadrupedia e andiamo di nuovo nel cane, faccia in giù, sollevando il bacino. 3 respiri qui, cerchiamo di trovare l'immobilità della posizione. Con ogni inspirazione percepiamo le mani che spingono il suolo e con ogni espirazione lasciamo andare il collo. Al prossimo inspiro spostiamo di nuovo lo sguardo tra le mani ed espirando riportiamo un piede alla volta al centro delle mani. Inspirando allunghiamo la schiena a metà e respiro, sciolgo, rilasso la colonna. Inspirando pieghiamo le ginocchia, apriamo le braccia lateralmente e ritorniamo in verticale e respirando riportiamo le mani al centro del petto. Andiamo a sollevare le braccia verso l'alto e afferriamo il polso sinistro con la mano destra. Ci allunghiamo verso l'alto, inclinandoci verso il lato destro. Sentiamo il piede sinistro che si radica al suolo. Vogliamo mantenere il corpo bidimensionale, attenzione a non collassare con la spalla sinistra in avanti. E spingendo i piedi al pavimento, attivando l'addome risaliamo. Afferriamo il polso destro con la mano sinistra. E ci allunghiamo verso l'alto, inclinandoci verso il lato sinistro. Percepiamo l'allungamento e l'apertura del lato sinistro.
lentamente risaliamo, lasciamo andare le braccia ai lati del corpo, intrecciamo le dita delle mani, uniamo bene i talloni, le caviglie sono appiccicate, rovesciamo i palmi delle mani verso l'alto, spostiamo il peso del corpo sull'avampiede e spingendo le mani verso l'alto andiamo a sollevare i talloni, rimaniamo 3 respiri, lasciate lo sguardo fisso in un punto di fronte a voi. E con controllo riaccompagniamo i talloni al pavimento, andiamo ad aprire le braccia lateralmente mentre accompagniamo il petto verso le gambe. Inspirando allunghiamo la schiena a metà, sguardo in avanti, ed espirando portiamo il piede destro indietro, appoggiamo il ginocchio destro al suolo e andiamo a sollevare le braccia spingendo il piede sinistro al pavimento. Spostiamo le mani al centro del petto, un palmo contro l'altro, e andiamo a ruotare la schiena verso sinistra, appoggiando il gomito destro contro il ginocchio sinistro, spingendo il gomito contro il ginocchio, spingendo un palmo contro l'altro. Andiamo a trovare una torsione, portando lo sguardo verso il soffitto, al di sopra della spalla sinistra. Percepiamo la pressione delle mani. Con ogni inspiro vogliamo allungare la colonna e con ogni espiro ruotare un po' di più. E lentamente riportiamo lo sguardo verso il piede sinistro e accompagniamo entrambe le mani all'esterno del piede sinistro. Inspirando apriamo il petto in avanti mantenendo le mani al suolo ed espirando lentamente andiamo a distendere la gamba sinistra portando il bacino indietro, sollevando le dita del piede sinistro. Ripetiamo altre 3 volte. Inspiro, piego il ginocchio sinistro, poggio il piede a terra e apro il petto in avanti. Espiro, distendo. Inspiro, ritorno in avanti, lascio sciogliere l'anca destra. Espiro, distendo. Pieghiamo di nuovo il ginocchio sinistro, poggiamo bene i palmi al suolo, sotto le spalle, distendiamo la gamba destra e portiamo la gamba sinistra indietro per andare in un plank. Al prossimo espiro, flessione al suolo con le gambe distese o ginocchia al pavimento. Inspirando solleviamo il petto, posizione del cobra, le scapole si avvicinano alla colonna e respirando andiamo nel cane a faccia in giù. Osserviamo come il corpo inizia a scaldarsi, le tensioni a sciogliersi e ripetiamo la stessa sequenza dall'altro lato. Inspirando portiamo lo sguardo in avanti e respirando riportiamo un piede alla volta al centro delle mani. Inspiro, allungo la schiena, sguardo in avanti. Espiro, sciolgo, rilasso. Inspirando pieghiamo le ginocchia e ritorniamo in verticale spingendo i piedi. E ritorniamo giù, scendendo con il petto. Inspirando, allunghiamo la schiena, sguardo in avanti. Espiro, piede sinistro indietro. Ginocchio a terra. Spingo il piede destro e sollevo le braccia inspirando. Espiro, mani al centro del petto, ruotiamo la schiena verso destra e poggiamo il gomito sinistro contro il ginocchio
ginocchio destro, spingendo un palmo contro l'altro troviamo la torsione. Lo sguardo vuole andare al di sopra della spalla destra. Respiriamo. E lentamente riportiamo lo sguardo al piede destro, riaccompagniamo le mani all'esterno del piede destro. Inspirando allunghiamo la schiena, sguardo in avanti. Espirando distendiamo la gamba destra, spostando il bacino indietro. Inspiro di nuovo a fondo sul ginocchio destro, allungo la colonna, creo spazio. Espiro, distendo quanto posso. L'ultima volta inspiro. Espiro. Ritorniamo con il piede destro in avanti, poggiamo le mani al suolo, distendiamo la gamba sinistra, portiamo la gamba destra indietro per andare in un plank. E respirando andiamo in chaturanga, flessione al suolo, ginocchia a terra o gambe distese. Inspirando cobra, sollevo solo il petto o cane, faccia in su, sollevando anche il bacino. E respirando cane, faccia in giù. Accompagniamo le ginocchia al pavimento. Rilassiamo i piedi e ci andiamo a sedere sui talloni, poggiando la fronte al pavimento, nella posizione del bambino. E rimaniamo 5 respiri. Vogliamo riposarci, calmare il respiro. Abbandoniamo completamente il corpo. Lasciamo sciogliere il collo, abbandonando il peso della testa e delle braccia. Rimaniamo altri 2 respiri. E lentamente andiamo a sollevare lo sguardo verso le mani. Torniamo in quadrupedia, puntiamo i piedi e solleviamo il bacino verso l'alto. Camminiamo con le mani verso i piedi e lasciamo sciogliere la schiena. Magari possiamo abbracciare il retro delle gambe afferrando le mani o i gomiti, lasciando le ginocchia piegate. E lentamente pieghiamo le ginocchia, lasciamo andare le braccia, intrecciamo le dita delle mani e portiamo i palmi alla base del collo, chiudendo i gomiti, spingendo i piedi, piegando le ginocchia, andiamo a srotolare la schiena vertebra dopo vertebra, la testa ed il collo rimangono pesanti fino all'ultimo, ritorna in asse prima il bacino, poi una vertebra alla volta, le spalle e per ultima la testa. Lasciamo andare le braccia ai lati del corpo e andiamo in una sana per l'equilibrio. Le posizioni di equilibrio fungono da calmanti per la mente, ci aiutano a lasciare andare le tensioni emotive, focalizzando l'attenzione sulle radici del nostro corpo. Andiamo nella posizione dell'albero, spostando il peso del corpo sul piede sinistro. Andiamo a ruotare la gamba destra, appoggiando il tallone destro all'interno della caviglia. Possiamo rimanere qui se oggi non abbiamo molto equilibrio, o se ci sentiamo stabili possiamo provare a sollevare la pianta del piede all'interno del polpaccio, o se abbiamo già praticato yoga e conosciamo la postura possiamo portare la pianta del piede all'interno coscia.
Mentre il piede sinistro si radica al suolo, solleviamo le braccia verso l'alto, allungando la colonna e portiamo le mani al centro del petto. Rimaniamo 3 respiri profondi, lasciando lo sguardo fisso in un punto, percependo l'opposizione della pianta del piede contro la coscia o il polpaccio. Le spalle rimangono rilassate, la mandibola, il viso. Il respiro fluisce, profondo. E lentamente, con controllo, riaccompagniamo il piede al suolo e andiamo dall'altro lato, spostiamo il peso del corpo sul piede destro e poggiamo il tallone sinistro all'interno della caviglia, al polpaccio o all'interno coscia. Andiamo a sollevare le braccia verso l'alto e accompagniamo le mani al centro del petto, respiriamo qui. Ogni volta che inspiriamo percepiamo l'energia che fuori esce dalla sommità del capo e vuole andare verso l'alto, e quando espiriamo percepiamo l'energia che entra nel suolo attraverso il piede di terra. 2 forze opposte. E lentamente accompagniamo il piede al suolo, andiamo a sollevare le braccia verso l'alto, allunghiamo la schiena e respirando accompagniamo le mani al pavimento, pieghiamo le ginocchia accompagnandole al pavimento e ci andiamo a sedere al suolo, distendendo le gambe di fronte. Andiamo in Paschimottanasana, gambe parallele alla larghezza delle nostre anche, piedi ben a martello, pieghiamo un po' le ginocchia mentre ci allunghiamo in avanti afferrando l'esterno delle gambe o dei piedi. Inspirando allunghiamo la schiena e respirando lasciamo andare la testa verso le gambe. Espiro, dopo espiro provo magari a distendere un po' di più le gambe, ma vogliamo trovare il contatto della pancia contro le cosce. Portiamo il respiro nella zona lombare, nei reni. Secondo la medicina cinese i reni sono la zona dove immagazziniamo il nostro chi o energia vitale, nello yoga viene chiamato prana, quindi dobbiamo avere grande cura di questa zona. Quindi lentamente andiamo a sollevare lo sguardo, camminiamo con le mani indietro, pieghiamo le ginocchia, le mani sono all'esterno del bacino, dita rivolte in avanti, andiamo a sollevare il bacino, mantenendo il collo vicino al petto per non stressare le vertebre cervicali. E con calma riaccompagniamo il sedere al suolo. Andiamo a sollevare le braccia all'esterno delle ginocchia, manteniamo il peso del corpo sugli ischi e proviamo a sollevare i talloni. Se riusciamo proviamo a sollevare anche i piedi nella posizione della barca. Chi vuole una posizione più intensa può provare a distendere le gambe. Lo sguardo è rivolto agli alluci. Altri 2 respiri profondi, il collo, le braccia, le spalle rimangono rilassate e accompagniamo i piedi al pavimento, accompagniamo vertebra dopo vertebra al suolo. Avviciniamo i talloni ai glutei, i braccia ai lati del corpo, solleviamo il bacino nella posizione del ponte,
mento vicino al petto e lentamente vertebra dopo vertebra sciogliamo la schiena al pavimento. Portiamo le ginocchia verso il petto, apriamo le braccia ai lati delle spalle e accompagniamo le ginocchia verso il lato sinistro, le lasciamo cedere al pavimento, mentre lo sguardo si rivolge nella direzione opposta. E lentamente riaccompagniamo un ginocchio alla volta al centro e portiamo le ginocchia verso l'altro lato. Riportiamo le gambe al centro e andiamo in un ultimo asana prima di concludere. In un'inversione vogliamo sollevare le gambe verso l'alto. Se siete stanchi potete semplicemente lasciare il bacino giù, oppure potete provare ad andare nella posizione della candela sollevando il bacino, aiutandovi con il supporto delle mani. Le gambe rimangono unite, lo sguardo agli alci. In questa posizione è bene non muovere la testa, in quanto tutto il peso del corpo si trova nelle spalle, nel collo. Il respiro continua ad essere profondo e calmo. E piano piano chiudiamo le ginocchia verso il viso, distendiamo le gambe dietro la testa, distendiamo le braccia al pavimento e con l'aiuto delle braccia accompagniamo vertebra dopo vertebra al suolo, attivando l'addome, i muscoli profondi dell'addome. E andiamo ad afferrare l'esterno dei piedi con le mani, rovesciando le piante verso l'alto, mentre le ginocchia si piegano all'esterno delle braccia, il sacro rimane al suolo. Vogliamo aprire per un momento le anche prima di andarci a distendere. Percepiamo bene il contatto di tutta la colonna vertebrale sul tappetino. E andiamo a distendere una gamba alla volta per entrare in Shavasana, nella posizione per il rilassamento. Troviamo il corpo disteso, le braccia ai lati del corpo con i palmi possibilmente rivolti verso l'alto. Vi guiderò per qualche minuto nel rilassamento. Se volete nel mio canale trovate un rilassamento guidato profondo di una decina di minuti, quindi se avete bisogno di qualche indicazione più dettagliata potete cliccare quel video. Chiudiamo gli occhi, lasciamo andare completamente il corpo alla forza di gravità, lo lasciamo cedere. Concediamo un po' di tempo al nostro corpo per poter riposare in profondità. Lo calmiamo. Lasciamo rallentare il respiro mentre osserviamo l'aria entrare ed uscire dolcemente attraverso le narici. Osserviamo l'espansione e l'abbassamento dell'addome dato dal respiro. Con ogni espirazione lasciamo sprofondare il peso delle gambe, lasciamo andare il bacino, percependo l'appoggio del sacro e dei glutei.
Percepiamo l'appoggio della colonna vertebrale, rilassando i muscoli ai suoi lati. Lasciamo cedere il peso delle spalle, mentre le braccia sono completamente abbandonate. Rilassiamo i palmi. Percepiamo l'appoggio della testa. I muscoli ai lati del collo possono rilassarsi. Lasciamo andare il viso, rilassando la fronte, le sopracciglia. Lasciamo ammorbidire lo sguardo, rilassando le tempie. Lasciamo andare la bocca, la mandibola. Respiro dopo respiro, il corpo si ammorbidisce, si rilassa un po' più in profondità, si fa più pesante. E man mano che entriamo in un rilassamento più profondo, la mente si pacifica, si calma, osserva con accoglienza, senza giudizi, le sensazioni che emergono. Grazie per aver praticato con me. Vi auguro buon riposo. Namaste.